Buon pomeriggio a tutti e benvenuti sul canale del Cestino dei Tesori Maglia Uncinetto. In questo video tutorial vi mostrerò la realizzazione di un capo che è un cardigan unisex che io ho voluto chiamare college proprio perché per la sua forma ricorda quelli di college americani. È unisex, appunto, vi dicevo, in base al filato che sceglierete può essere adatto sia per un bambino che per una bambina e può essere adatto all'estate o all'inverno, sempre in relazione al filato che sceglierete. Adesso vi faccio vedere il filato che ho utilizzato per questo cardigan, è la Liz Baby Best, che è un 90% acrilico e un 10% bambù e ha 240 metri in 100 grammi. Ne ho presi 2 gomitoli, sicuramente non li utilizzerò tutti, ma lo vediamo mentre facciamo il lavoro. Utilizzerò i ferri del 4,5, qua sono consigliati dal 4 al 5, io utilizzerò il 4,5, ma l'avvio ve lo farò vedere con il 5, anche perché io ho già iniziato il pezzo in modo da farvi vedere poi nel corso della lavorazione. Inizierò con un numero minore di punti, ma adesso vi darò tutte le indicazioni per la misura da 2 a 3 anni. Allora, io ho utilizzato anche questo che è un contagiri ed è molto utile proprio per non perdere il conto dei giri che vengono fatti, soprattutto in considerazione del fatto che a un certo punto dovremmo realizzare le asole e quindi è necessario che si mantenga lo stesso intervallo tra un'asola e l'altra. Poi un marcapunti opzionale che ci potrà servire più avanti e un paio di forbici. E poi naturalmente il nostro ago da lana per le rifiniture. Direi che ecco, vi do l'ultima informazione relativa ai punti che faremo. Inizieremo con delle coste 2-2, poi passeremo alla maglia rasata e utilizzeremo anche il punto legaccio per quanto riguarda la parte della rifinitura del davanti, ma vediamolo senza altri indugi. Per avviare il lavoro io utilizzo quello che è il mio metodo preferito, che è quello del long tail cast on, e adesso vi faccio vedere. Come vi ho spiegato anche nell'altro video di maglia, questi non sono video tutorial di scuola di maglia, per cui diciamo mi aspetto in un certo senso che siate già avvezze all'uso dei ferri. Nel caso non lo foste, vi consiglio comunque di vedere un video di scuola di maglia prima di approcciarvi a questo tipo di lavorazione. Allora, io ho fatto un cappietto e l'ho messo sul ferro che ho sotto il braccio destro. Prendo il filo con 3 dita, lo passo sul pollice, lo passo sull'indice e poi infilandomi sotto l'indice faccio un anellino, getto il filo che viene dal gomitolo sopra, sfilo l'anellino e ho fatto il mio secondo punto. Allora, prendo con le 3 dita che sono il mignolo, l'anulare e il medio, il filo, non lo stringo, mi serve soltanto per regolare la tensione, lo passo sul pollice, lo passo sull'indice, poi prendo il ferro, prendo la punta, la passo sotto l'anellino che ho sull'indice, getto il filo e sfilo l'anellino. Ne facciamo 24 di questi. Ovviamente per chi non è diciamo molto pratico all'inizio troverà un po' di difficoltà, ma vedrete che vi risulterà poi sempre molto naturale lavorare in questa maniera. 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Vediamo gli ultimi 4 insieme. Allora, spero che si veda bene. Allora, con le 3 dita prendiamo il filo, lo passiamo sul pollice, lo passiamo sull'indice e sotto l'indice andiamo a prendere l'anellino. Gettiamo il filo che viene dal gomitolo, scostiamo l'anellino e lo sganciamo dal ferro. Rifacciamo, lo faccio lentamente così potete vederlo. Questo è il risultato. Allora, io adesso sul ferro ho 24 punti, ricordatevi che per realizzare il pezzo vi serviranno dei multipli di 4, perché lavoreremo appunto su coste 2-2. Allora, adesso vi faccio vedere le coste 2-2. Il punto a dritto l'avevamo già visto l'altra volta, adesso vi faccio vedere anche quello a rovescio, però come vi dicevo, ribadisco, questa non è una scuola di maglia,
per cui io mi auguro che abbiate già dimestichezza con i punti. Allora, infilate il ferro che avete sotto il braccio destro nel primo punto del braccio sinistro. Normalmente questo punto non si lavora, in questo caso lo lavoreremo perché è il primo giro. Per quanto riguarda il secondo punto, infiliamo il ferro sulla parte, quindi dall'alto verso il basso, sulla parte anteriore dell'anellino, passiamo il filo che viene dal gomitolo e sganciamo l'anellino. Per quanto riguarda il rovescio invece dobbiamo portare il filo sul ferro, entrare dal basso verso l'alto nell'anellino del ferro di sinistra, passare il filo in senso antiorario e sfilare l'anellino. Rifacciamo un secondo punto, infiliamo il ferro dall'alto verso il basso, poi giriamo il filo in senso antiorario e sfiliamo l'anellino. Per quanto riguarda invece il dritto, poi riportiamo il filo sul dietro del lavoro, entriamo dall'alto verso il basso, mettiamo il filo sul ferro in senso orario e sfiliamo l'anellino. Anche in questo caso facciamo un altro punto dritto, sempre con dall'alto verso il basso filo in senso orario. Riportiamo ancora il filo sul ferro, entriamo dal basso verso l'alto, filo in senso antiorario, sfiliamo dal basso verso l'alto, filo in senso antiorario, sfiliamo, riportiamo il filo sul retro e facciamo i due dritti, filo sul davanti e facciamo i due rovesci fino alla fine della riga. L'ultimo punto, sia che sia da lavorare a dritto sia che sia da lavorare a rovescio, comunque si lavora al dritto, quindi sempre a dritto. Adesso giriamo, quindi il ferro vuoto lo teniamo a destra e a sinistra teniamo il ferro con i punti. Dobbiamo ricominciare, abbiamo finito con due rovesci. Su ogni rovescio andrà un dritto, su ogni dritto andrà un rovescio. Quindi abbiamo due rovesci, il primo abbiamo detto che non lo lavoriamo, quindi lo passiamo soltanto, quindi il rovescio che abbiamo dal giro precedente lo lavoriamo a dritto, così. Poi facciamo i due rovesci sui due dritti del giro precedente e proseguiamo così fino alla fine del giro. L'inconfondibile ticchettio del lavoro ai ferri, che secondo me è proprio bello. Ok, allora facciamo un altro giro per vedere l'effetto. Abbiamo detto che il primo si passa, il secondo che era al rovescio nell'altro giro lo lavoriamo al dritto, poi facciamo due rovesci sui due dritti del giro precedente, due dritti sui rovesci del giro precedente, due rovesci sui dritti del giro precedente, due rovesci, due dritti, due rovesci, due dritti, due rovesci, due dritti, due rovesci, due dritti, un rovescio, e come vi dicevo l'ultimo punto va sempre lavorato a dritto, qualsiasi sia la sua situazione va sempre lavorato a dritto. Allora, questo è quello che otteniamo con questo tipo di lavorazione. Allora adesso io passo direttamente, dobbiamo fare questo lavoro per 12 giri. Per fare il nostro cardigan dobbiamo avviare 96 maglie. Vi dicevo che deve essere un multiplo di 4, 96 è un multiplo di 4. Perché? Perché per essere sicuri sempre di iniziare con il dritto dobbiamo finire sempre con un rovescio. Quindi abbiamo due dritti, il punto è composto da due dritti e due rovesci, due dritti e due rovesci, il che significa che con 96 punti noi finiremo sempre con due rovesci e inizieremo sempre con due dritti, altrimenti c'è il rischio, se uno non è particolarmente pratico, di confondersi. Quindi io sono andata avanti per 12 giri e questo è l'effetto della lavorazione. Avete questo punto elastico
che andrà a segnare proprio il bordo del maglioncino. Adesso dobbiamo fare un giro tutto a dritto, tutto soltanto a dritto. Indipendentemente dal punto che abbiamo sotto, dobbiamo lavorare tutte le maglie a dritto. I giri a maglia rispetto a quelli a uncinetto sono molto veloci. Se avessimo dovuto fare 96 maglie a uncinetto, diciamo che sarebbe stato molto più lungo. Invece per quanto riguarda la maglia è abbastanza veloce, scorre. Ciò non toglie che 96 maglie sono 96 maglie. Allora, questo cardigan con le giuste proporzioni può essere adatto a qualsiasi età, quindi diciamo che io aumenterei circa di 4 o 8 maglie per ogni taglia in più, ma questo lo dovete determinare facendo un campione e poi regolandovi con le misure della persona a cui è destinato. Potete anche farlo da adulti, però da adulti con i ferri dritti potrebbe essere complicato gestire un numero troppo alto di punti o comunque un filato troppo grosso in un numero di punti che un ferro dritto non riesce a gestire. Quindi quello che vi consiglio di fare, se voleste cimentarvi a farlo per adulti, ovviamente sempre prendendo la misura, ovviamente sempre facendo le dovute proporzioni, se voleste cimentarvi a farlo per adulti, quello che vi consiglierei di fare sarebbe di utilizzare i ferri circolari, che vi consentono di scegliere la lunghezza del cordino che c'è tra i due ferri e quindi vi consente di gestire anche volumi molto più grossi di questo. Intanto siamo arrivati alla fine del giro. Allora, non ci dice niente, nel senso che appunto abbiamo fatto il primo giro a dritto e non ci dice niente. Perché ci tenevo a farvi vedere l'inizio del prossimo giro? Perché per tutti i giri a rovescio, tutti quelli che verranno da questo momento in poi, dovremo iniziare sempre con 6 maglie a dritto e finire con 6 maglie a dritto. Quindi iniziamo con 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e poi proseguiamo a rovescio. Ecco qua, adesso io sto proseguendo. Alle ultime 6 maglie torneremo a fare il nostro dritto, il nostro punto dritto, quello che in inglese si chiama knit, mentre il punto a rovescio si chiama purl. Allora vi consiglio ovviamente di contare verso la fine in modo da vedere quanti ve ne mancano, ma ancora è presto, ancora si capisce che sono molti più di 6. Ecco, stiamo procedendo. A 3 e 3 6 1 e passiamo il filo dietro in modo da ricominciare a fare 1 2 3 4 5 e 6. Adesso ricominciamo con il giro a dritto.
qua già si comincia a vedere che c'è un cambio di punto perché viene la classica maglia rasata. Allora facciamo una e 2 maglie a dritto, le prossime 2 le lavoriamo insieme, quindi anziché entrare in un anellino entriamo in 2 anellini e facciamo la nostra gettata, poi facciamo una gettata sul ferro e lavoriamo tutto il resto delle maglie. Questo nel prossimo giro ci creerà la solina. Io adesso però interrompo per non farvi annoiare, perché chiaramente adesso io devo fare tutto il giro al dritto e poi devo rifare tutto il giro al rovescio, e ci rivediamo alla fine del giro al rovescio in cui vi farò vedere cosa succede quando poi prendiamo la maglia al rovescio e no, che poi la prendiamo al dritto perché appunto è il bordino appunto legaccio e quindi si crea l'asola. Ci vediamo alla fine del giro. Ecco qua, sono arrivata alla fine del giro al rovescio. Allora devo fare adesso l'ultimo punto al rovescio e poi, come vi dicevo, anche nel giro al rovescio gli ultimi 6 punti li passerò a dritto. 1 2 3 4 5 e 6. Adesso giro il lavoro, porto il ferro vuoto a destra e quello di sinistra lo metto dall'altra parte. Vedete che si è creata la solina? Si vedrà ancora meglio adesso che vi faccio vedere il prossimo giro. Ecco qua, vedete la solina? Questa è più che sufficiente per un bottoncino da bambino, non deve essere molto grande, quindi va benissimo così. Proseguirò tutto il giro a dritto e questo è il terzo giro. Allora io devo fare questa solina ogni 12 giri, sempre ovviamente dalla stessa parte, quindi dovrò da questo punto, dal punto in cui faccio l'asola, quindi dal punto in cui lavoro le 2 maglie insieme, faccio la gettata sul ferro, devo contare altri 11 giri, quindi quello con la solina conta primo, altri 11 giri, quindi in questo momento qua io ho il 1 2 3, il terzo giro. Dovrò fare altri 9 giri e poi fare la seconda asola. Complessivamente le asoline sono 3, quindi dobbiamo fare questo lavoro per altre 2 volte. Io direi che a questo punto ci vediamo quando avrò finito la seconda asolina. In questo caso dunque dovrei avere i primi 2 giri più 12 e 12 24 più altri 2 giri, quindi dovrei avere un totale di 28 giri. Come vi dicevo, se rischiate di confondervi, il mio consiglio è quello di utilizzare il contagiri, che è uno strumento delizioso che io ho scoperto per caso e di cui adesso faccio difficilmente a meno. Intanto sto finendo il giro, così vi faccio vedere l'effetto della maglia rasata. Vedete che differenza rispetto al sotto? Mentre sotto avevo le coste che sono evidentissime, così ho adesso una maglia rasata. La differenza della maglia con l'uncinetto è che si realizzano dei capi che sono molto più consueti da vedere, diciamo come abbigliamento, quindi realizziamo dei capi che è molto più facile trovare in negozio ai quali siamo molto più abituati. Finisco il giro con voi e poi proseguo autonomamente e ci rivedremo per iniziare le diminuzioni, perché a un certo punto dovremo iniziare le diminuzioni per creare il classico scollo a V dei maglioncini stile college. Ok, ecco qua, ho finito il giro. Allora ricapitoliamo: 96 punti, 12 giri appunto, coste 2,2, e poi abbiamo fatto il punto legaccio. Le prime 6 maglie e le ultime 6 maglie di ogni giro vanno sempre lavorate a dritto. Ogni 12 giri facciamo 2 punti chiusi insieme e una gettata sul filo che poi mi costituiscono la solina. Ci rivediamo alla fine del 28esimo giro. Sono arrivata alla fine del 28esimo giro. Adesso qua si vede distintamente il bordo fatto appunto legaccio, che sarebbero sempre dritti su dritto, le 3 asoline, le vedete, 1 2 e 3, e vedete anche il corpetto fatto a maglia rasata, che secondo me ha un effetto molto bello con questo filato, e poi naturalmente il bordo a coste 2,2. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cominciare a operare le diminuzioni per far sì che questo maglioncino, questa parte del maglioncino abbia lo scollo a V. Quindi iniziamo facendo
1 2 3 4 5 e 6 maglie a dritto. Allora poi prendiamo le prossime due e le lavoriamo insieme, e così abbiamo operato una diminuzione. Arriviamo insieme alla fine del giro. In questa fase lavoriamo ancora tutto insieme, poi ci staccheremo. Ecco qua, sto andando velocemente, anche se diciamo che i 96 punti sono un po' tantini, però adesso arriviamo agli ultimi 6 punti, anzi agli ultimi 8. Ci siamo quasi. Io vado molto veloce, poi se voi siete pratiche di ferri vedrete che comunque è un lavoro veramente molto veloce. Allora ci siamo quasi alla fine della riga. Ecco, adesso prendiamo questo punto, lo passiamo, lavoriamo quello successivo e poi lo passiamo sopra a quello che abbiamo lavorato dopo, quindi facciamo una diminuzione pure da questa parte e proseguiamo così fino alla fine. Adesso io devo fare il giro a rovescio. A questo punto io però sospenderei, perché devo fare un giro a dritto, un giro a rovescio e poi cominceremo a fare la separazione, quindi sospendo un attimo, faccio il giro e dopo ci vediamo quando devo fare la separazione. Prima di fare la ripartizione vi vorrei far vedere una cosa, che praticamente è la ripartizione, appunto il numero dei punti iniziali. Allora il numero dei punti iniziali che abbiamo è 96, quindi dobbiamo creare un dietro e due davanti. Allora per creare il dietro e due davanti io ho calcolato di fare 44 punti sul dietro e 26 per lato davanti, che fa 96. Perché ho fatto, quindi 26 e 26 fa 52 contro i 44, quindi c'è comunque una differenza, ma è perché comunque sul davanti i due lati si incrociano, nel senso che dove ci sono i bottoncini da una parte e dall'altra si sovrappongono, e quindi io ho mantenuto un po' più grande sul davanti e un po' più piccolo sul dietro, quindi la somma di questi fa 52, ci sono 8 punti di differenza che sono quelli più o meno della sovrapposizione, quindi io dovrò lavorare su 26 punti. Consideriamo però che abbiamo già operato la prima diminuzione, quindi io adesso devo lavorare su 25 punti per 2 giri, poi farò un'altra diminuzione, ma a quel punto sarà più semplice perché la prima diminuzione l'abbiamo già fatta. Direi di procedere senza alcun indugio. Allora abbiamo 1 2 3 4 5 e 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 e 25. Vedete, io qua ho messo marcapunti. Allora i punti li potete lasciare tranquillamente sul ferro, quelli che non lavorate, perché li lavorerete successivamente, non succede niente. Allora questo sappiamo che il primo non si lavora mai, e qua lavoriamo a rovescio, e questo sostanzialmente è il quarto giro che facciamo dopo il primo aumento, dopo la prima diminuzione. Le diminuzioni vi ricordo che vanno fatte ogni 4 giri, quindi essendo questo il quarto giro, 3 e 3 6 e 1 7, essendo questo il quarto giro, adesso
dovrò fare la seconda diminuzione. Ok, e adesso vedete, la prima si vede, vedete qua i due punti lavorati insieme qua. Allora 1 2 3 4 5 e 6 e lavoriamo due punti insieme e andiamo avanti. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 e 17. Giriamo il lavoro. Adesso questo non serve più perché è chiaro dov'è la divisione, il marcapunti quindi lo possiamo anche togliere, ci serve all'inizio giusto per avere il riferimento di dove finisce il giro, ma dopo non vi serve più. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 e 18. Facciamo il dritto, poi abbiamo capito che il prossimo giro non ci sono diminuzioni e quindi lavoriamo a dritto normalmente. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 e 24. Adesso giriamo ancora il lavoro, facciamo l'ultimo giro prima della prossima diminuzione. Questo lo facciamo a rovescio perché abbiamo detto un dritto e un rovescio, mantenendoci sempre con i 6 punti dritti alla fine del giro. Ok, vi faccio vedere anche la seconda diminuzione. Lo vedete, si vede, vedete questa treccina qua che si forma è la seconda diminuzione. Intanto il bordino arretra, in questo modo si fa lo scollo a V. 2 3 4 5 e 6. A questo punto dobbiamo fare la terza diminuzione. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 e 16. Ecco, adesso vedete sto lavorando soltanto su uno dei due quarti davanti, vedete? Allora io adesso proseguo, devo fare questo per un totale di 7 volte, quindi una l'ho fatta quando il pezzo era ancora unito, lo faccio 6 volte con il pezzo staccato, finisco con i 3 giri di completamento e poi ci rivediamo perché dobbiamo prolungare un pochino questo bordino qua in modo da creare la rifinitura del collo. Ci vediamo alla fine del 26esimo giro. Ovviamente vi ricordo, se vi serve aiutatevi con uno di questi. Eccomi qua, sono arrivata alla fine dei miei 26 giri. Vedete che si è ristretta la parte del quarto anteriore perché adesso ho formato uno scollo a V, quindi questa qua quando verrà cucita diciamo parallela alla manica, quindi va da sé che si ritirerà verso l'interno, vedete? Allora a questo punto cosa devo fare? Devo fare la parte di rifinitura del collo, o meglio la prima metà di rifinitura del collo. E adesso
se riesco a trovare il capo del filo. Lavorare con due ferri così è complicato per la gestione dei fili, però vabbè, ci sta. Allora, ne sono attaccato. A questo punto io mi tengo il mio contagiri messo nel mio anellino, sì, e vi faccio vedere cosa dobbiamo fare a questo punto. Dobbiamo chiudere tutte le maglie basse, tutte le maglie a rovescio, scusate, sono più abituata a parlare in termini di uncinetto che non di maglie, specie quando faccio i tutorial. Allora, prendo la prima maglia e la passo sul ferro di destra, poi prendo la seconda a rovescio, così, e la lavoro e la metto sul ferro di destra. Prendo la prima e la passo sopra, ancora rovescio, e passo sopra la maglia che c'è sul ferro di destra, quindi sul ferro di destra ne rimane sempre una. Ecco qua. E man mano vado chiudendo, vedete? Nel frattempo si chiudono le varie maglie e rimangono sempre meno maglie sul ferro di sinistra. Dovranno rimanere soltanto le 6 a punto legaccio, quindi quelle a dritto. Chiudiamo l'ultima. Questa in realtà la devo chiudere a dritto, così, la passiamo su e ci sono rimaste 6 maglie, quindi una maglia sul ferro di destra e le altre 5 sul ferro di sinistra. Lavoro le 6 maglie sempre a dritto e faccio 1, 2, 3. Vedete che sto lavorando soltanto sulle 6 maglie a legaccio, sempre a dritto. 4. Adesso non so se è il caso di farle tutte con voi, perché rischia di diventare un lavoro lungo e noioso. Ecco, diciamo così che io adesso ne ho fatte 4, devo arrivare a 12. Ci vediamo alla 12ª, quando intrecceremo tutte le maglie e avremo finito la parte di rifinitura. Ho fatto i 12 giri, questa parte qua poi ci vedremo, ci servirà per la rifinitura del collo, ma appunto lo vedremo insieme quando la attaccheremo. Allora, a questo punto vi faccio vedere ancora come chiudere le maglie. In questo caso lavoreremo tutto a dritto perché appunto è un punto legaccio. Allora, prendo la prima maglia e la passo sul ferro di destra, lavoro la seconda, passo la prima del ferro di destra sulla seconda, lavoro la seconda, passo la prima sul ferro di destra e così via fino alla fine delle 6 maglie. È semplicissimo e comunque è sempre lo stesso procedimento sia al dritto che al rovescio. Ecco qua. Ops, mi è scappata. Opla. E quindi così ho terminato il mio quarto davanti, vedete? E a questo punto mi restano da lavorare il quarto posteriore e l'altro quarto davanti. Si lavorano esattamente nello stesso modo, con l'eccezione che su questo lavorerò su 44 punti, semplicemente in giri di andata e ritorno dritto e rovescio, per 26 giri, quindi 26 quanti ne abbiamo fatti fin qua. Questi sono 26 giri, quindi 26 giri dovrò avere pure nella parte posteriore. L'altro quarto, quello di sinistra, lo lavoreremo esattamente come questo, ma specularmente. Io vi farò vedere soltanto l'inizio del lavoro, perché non so se vi ricordate, ma qua abbiamo lavorato a 2 maglie insieme, mentre da questa parte abbiamo utilizzato per la diminuzione lo stesso procedimento che si fa per la chiusura dei giri. Quindi magari ve lo faccio vedere insieme per rinfrescarlo, poi la lavorazione è esattamente la stessa, salvo il fatto che
lavoreremo la chiusura la faremo sul dritto, proprio per poi andare a lavorare soltanto sulle maglie a legaccio, ma comunque lo vedremo più avanti. Quindi ci rivediamo quando avrò iniziato l'altro quarto, quindi vedrete quando noi ci rivedremo io avrò già finito la parte posteriore con 26 giri su 44 maglie. Ho finito il retro, adesso ve lo faccio vedere brevemente perché adesso poi ho riniziato a lavorare sull'altro quarto anteriore. Allora, questo è il retro, semplicemente avevo detto ho fatto 26 giri a maglia rasata, così come diciamo della stessa lunghezza dei quarti. Allora io adesso ho ricominciato a lavorare, ho fatto già 2 giri, adesso facciamo il giro in cui c'è l'aumento, e l'aumento noi lo facciamo, aspettate che giro il filo, ecco. L'aumento lo facciamo, anziché farlo come abbiamo fatto l'altra volta nell'altro quarto in cui abbiamo lavorato 2 punti insieme, stavolta lo faremo in questo modo. Ve lo ricordate? L'avevamo già fatto uno, però ve lo faccio rivedere. Ecco, mancano gli altri 2. Allora, prendo un punto, lo passo senza lavorarlo sul ferro di destra, poi lavoro il successivo e poi passo quello che avevo passato senza lavorarlo su quello lavorato e proseguo. E qua ho operato la seconda diminuzione. Proseguo a lavorare così come ho fatto per l'altro, quindi facendo 6 diminuzioni in totali per un totale di 2 giri che mi riportavo dalla diminuzione precedente, più altri 24 giri che faccio con le diminuzioni correnti, e sono un totale di 26 giri. Al 26esimo giro vedremo come realizzare l'altra metà della rifinitura del collo. Facciamo ancora un giro insieme a dritto, così vi faccio vedere l'effetto del punto diminuito. Vi ricordate, vi ho detto, mi raccomando, anche nella maglia il rovescio l'ultimo punto si lavora sempre a dritto. Allora, lavoriamo questo giro tutto a dritto senza fare diminuzioni, perché questo è il terzo sostanzialmente che facciamo. Il quarto sarà a rovescio, nel quinto faremo la nuova diminuzione. Ecco qua, vedete la diminuzione sotto e la seconda diminuzione, quindi proseguiamo così. Adesso dobbiamo fare l'ultimo giro a rovescio, poi dobbiamo fare l'altra diminuzione, poi dobbiamo ripartire con le altre diminuzioni fino ad arrivare a un totale di 7, quindi una l'abbiamo già fatta quando il pezzo era ancora intero, più 6 che facciamo solo sul quarto di sinistra. Ci vediamo alla fine delle 6 diminuzioni. Come vedete ho terminato l'altro quarto davanti, quindi adesso a questo punto io devo trovarmi nella situazione di ricreare questa cosa qui, quella che abbiamo fatto dall'altra parte, questo baffo che poi va a rifinire il collo del maglioncino, e lo facciamo allora qua l'abbiamo fatto dal rovescio perché i punti si presentavano così. Adesso, per non spezzare il filo, per creare continuità, anche se abbiamo finito i 26 giri, faremo la chiusura al 27esimo in questo modo, quindi lo chiuderemo dal dritto, ma sostanzialmente non cambia niente. Vi faccio vedere soltanto la chiusura, poi io farò i 12 giri, e l'ultima cosa che ci rimane da fare per completare questo maglioncino sono le maniche, che sono anch'esse semplicissime, quindi le vedremo poi insieme. Anzi, io le avvierò e ci sarà soltanto un passaggio sul quale io intendo porre la vostra attenzione. Scusate, ero fuori dalla telecamera, non l'avevo visto, adesso vedo. Ok, un attimo. Quindi passo, allora, lavoro il punto dritto, lo passo sul ferro di destra, poi ci passo l'altro punto sul ferro di destra,
quindi da sinistra prendo il punto, lo lavoro, lo passo sul ferro di destra e poi ci passo quello che è già sul ferro e pian piano vado chiudendo tutti i punti così come ho fatto dall'altra parte. Allora, vi dicevo, le maniche sono semplicissime da realizzare, sono la ripresa della costa che abbiamo visto all'inizio, quindi la costa 2-2 che abbiamo in fondo, più la maglia rasata. Quello che dobbiamo fare adesso è vederci nel momento in cui ci saranno da fare gli aumenti. Ci saranno da fare 4 aumenti perché partiamo con 36 maglie e poi dopo 12 giri di coste 2-2 faremo 4 aumenti, ma questo lo vediamo insieme. Io intanto avvio la manica, faccio i 12 giri a coste 2-2 che vi ricordo è questa qui e questa, e poi ci vediamo per fare gli aumenti. Come vi dicevo, ho avviato la mia manica, quindi ho avviato 36 punti e poi ho lavorato a coste 2-2. Vi ricordate? 2 diritti, 2 rovesci, 2 diritti, 2 rovesci. Nel giro successivo 2 rovesci su 2 diritti, 2 diritti su 2 rovesci, e ho lavorato per 12 giri. Adesso in questo giro qua, siccome abbiamo 36 maglie ma io devo arrivare a 40, lavoreremo gli aumenti e quindi facciamo così: 1 e 2, lavoriamo tutto a dritto intanto, 1, 2 e 3. Dopodiché vi ricordate, forse l'avevamo visto forse nell'altro maglione. Allora, per fare l'aumento entriamo con il ferro di destra in quello di sinistra e lavoriamo come se volessimo lavorare a dritto. Tiriamo giù il punto dal ferro di destra ma lo lasciamo su quello di sinistra, quindi prendiamo il filo, lo passiamo in senso antiorario sul ferro, rientriamo dal basso verso l'alto nel punto e facciamo un rovescio, diciamo quello che corrisponde a un rovescio. Adesso vado avanti: 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e ne facciamo un altro. Quindi ferro di destra nel punto, quindi nella solina di sinistra, come se volessimo fare un dritto. Passiamo in senso orario il filo sul ferro, tiriamo giù il punto dal ferro di destra, lo lasciamo su quello di sinistra, passiamo sul ferro di destra in senso antiorario in senso orario il filo, rientriamo nella maglia da sotto verso sopra come se volessimo fare un rovescio, passiamo il filo e facciamo l'aumento. E ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, terzo aumento. Entriamo, filo sul ferro, sfiliamo ma lo lasciamo sul ferro di sinistra, filo sul ferro, rientriamo, filo sul ferro, sfiliamo, e in questo caso abbiamo fatto 2 punti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ultimo aumento sempre nello stesso modo e così abbiamo l'ultimo aumento. In questo momento siamo passati da 36 a 40 maglie. Adesso facciamo insieme il giro di ritorno con la maglia a rovescio per vedere come viene, ma comunque vedrete che non si scusate, a rovescio non si vedrà praticamente niente, perché potreste anche farlo con il gettato, ma con il gettato finisce che praticamente si vede il buco, così come abbiamo visto quando abbiamo fatto la solina. Quindi in questo caso qua, lavorando 2 volte in andata e ritorno allo stesso punto, vedrete che quando andremo a lavorare non si vedrà nulla. Vi dicevo, per una maggiore conoscenza di questo aumento vi consiglio di guardare le scuole di maglia. Le mie non sono scuole di maglia, vi faccio semplicemente vedere la costruzione del modello, ma io presuppongo che sappiate già bene o male come utilizzare i ferri. Ve lo faccio vedere perché diciamo, per chi ha una certa esperienza non è difficile da capire, però sarebbe opportuno seguire delle lezioni di maglia prima di approcciarsi. Allora, vedete? Praticamente
è quasi invisibile l'aumento che abbiamo fatto, e abbiamo 40 maglie. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo lavorare a maglia legaccio per 45 giri complessivamente. Al 46esimo no, scusate, al 45esimo chiudiamo, quindi sul dritto chiudiamo. Ne abbiamo fatti 2, ce ne mancano 43. Io farò tutte e 2 le maniche e poi passeremo direttamente alla fase della cucitura. Eccoci qua, siamo pronti per cucire il nostro maglioncino. Io ho fatto le mie 2 maniche, vedete? Ho fatto le mie 2 maniche, ho terminato la parte del corpetto, adesso siamo pronti per cucirlo. Cominciamo col cucire le maniche. Io adesso ve ne faccio vedere una e poi l'altra si cuce nella maniera uguale. Allora, mettiamo dritto contro dritto e cominciamo a chiudere i punti. Prendiamo da una parte e dall'altra con il nostro ago da lana e facciamo un'impuntura piuttosto stretta, cercando di far corrispondere, diciamo, le altezze da ambo le parti. Per chi non lo sapesse, sì, sono mancina anche se lavoro con la destra. Lavoro con la destra perché mi è stato insegnato così, altrimenti mi è stato detto che non me l'avrebbero insegnato, per cui io per amore dell'uncinetto ho imparato anche a usare la destra e da lì sono diventata ambidestra. Ecco. Quindi prendiamo da una parte e dall'altra e facciamo un'impuntura. Cerchiamo di non lasciare spazi vuoti perché poi quando si rigira la manica si potrebbero vedere, per cui cerchiamo di riempire proprio tutti gli spazi, sempre cercando di mantenere l'omogeneità. Oserei dire la corrispondenza tra un lato e l'altro. Ecco, controllatelo spesso. Ecco, io adesso sono concentrata, quindi non sto parlando molto, però siamo quasi alla fine e quindi adesso proveremo poi a rigirare il pezzo per vedere l'effetto della cucitura, sperando che sia venuta bene già al primo colpo. Perché un consiglio che vi do: prima di fissare il filo, onde evitare poi di fare dei pasticci, controllate bene se la cucitura è venuta secondo i vostri gusti, se no vi tocca rifare. Allora, direi che ci siamo. Adesso stringo un po' la cucitura, ecco, e direi che sostanzialmente ci siamo. Quindi, fatta la cucitura della manica, dobbiamo applicare la manica al corpetto, però prima di farlo dobbiamo cucire il corpetto. In questo caso cosa facciamo? Mettiamo ancora dritto contro dritto, giusto, dritto contro dritto, così. Dobbiamo cucire le spalle, quindi prendiamo il filo della spalla, così,
infiliamo il nostro ago da lana, no, scusate, prima direi di fare una cosa. Allora, prendiamo il centro del nostro lavoro, che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Quindi tra il 22esimo e il 23esimo punto io metto il mio marcapunti, così, vedete? In modo da sapere quando devo fermarmi con la cucitura del collo, vedete? Perché io adesso poi devo cucire anche il collo in questa maniera. Allora, inizio a cucire. Anche in questo caso facciamo un'impuntura. Facciamo attenzione a prendere le asoline interne, perché poi dall'altra parte crea un effetto antiestetico se non le prendiamo bene. Invece se le prendiamo la cucitura risulta più o meno invisibile. In questo caso possiamo fare corrispondere tutti i punti, perché c'è una corrispondenza 1 a 1, e quindi è anche più facile poi effettuare la cucitura. Ops, si è preso dentro il filo da cucito, che poi ci servirà per i bottoncini. Eccolo qua. Io sto prendendo le asoline da una parte e dall'altra fino ad arrivare al punto in cui avremo la rifinitura del collo, che comincia esattamente qua, vedete? Allora io devo far sì che adesso questo pezzo mi vada a combaciare con il centro. Qua prendiamo sempre le due asoline e dall'altra parte cerchiamo di prendere i punti corrispondenti. Mi deve combaciare al centro del mio pezzo, quindi della parte dietro. Entro qui, passo 2 volte e lascio il filo. Questa è la rifinitura, quindi questa è la cucitura di metà della spalla, vedete? Ok, a questo punto dobbiamo cucire la manica. Quindi la manica ce l'abbiamo sul dritto e sul dritto la lasciamo, la infiliamo all'interno, quindi anche qua abbiamo dritto contro dritto. Cerchiamo di fare corrispondere la cucitura della manica con il centro dello scalfo. Se vogliamo possiamo anche fissarlo con il marcapunti, ma no, non c'è bisogno perché adesso lo cucio subito, quindi non c'è neanche bisogno. Io riprendo il filo che ho utilizzato per cucire la manica e fisso la manica al corpetto, così. Vado un po' all'interno, che qua vedete che i punti sono piuttosto larghi perché qua c'è proprio la giuntura, quindi io cerco di stare un po' sotto la linea in modo da avere una cucitura pulita e bella da vedere.
qua prendiamo questo, andiamo a prendere il punto corrispondente dall'altra parte, cioè in realtà non c'è corrispondenza perché qua abbiamo un laterale e una chiusura superiore, per cui non c'è proprio corrispondenza, per cui dobbiamo fare un lavoro abbastanza certosino per far sì che tutto combaci più o meno alla perfezione. La perfezione sappiamo che non è di questo mondo, però insomma se il lavoro viene bene siamo tutti contenti, compreso chi lo deve indossare, i nostri bambini. Vedete cosa prendo? Prendo le due asoline da questa parte e poi prendo l'ultimo punto da quest'altra. Ok, vi faccio vedere l'effetto. Vedete? La cucitura risulta praticamente invisibile, poi la tireremo, la sistemeremo e risulterà praticamente invisibile. Quindi appena finito questo giro avremo attaccato la manica al corpetto. Vedete che la dimensione è perfetta, anche perché l'ho provata diverse volte prima di arrivare a questa conclusione. Quindi se doveste fare misure diverse tenete sempre conto delle proporzioni, questo è il consiglio che mi sento di darvi, tenete conto delle proporzioni perché è molto importante proprio per far combaciare le cose. Nel caso in cui doveste avere dei dubbi o mi chiedete oppure fate delle prove prima di effettuare cuciture che poi possono portarvi a dei buchi se vengono scucite, chiedetemi come lo so. Tutte le cose che vi dico è perché le ho già sperimentate in prima persona e vi posso garantire che siccome io non amo fare le cose due volte, non è stato piacevole. Ecco qua. Adesso mi toccherà fissare tutti i fili, ma intanto vi faccio vedere l'effetto della cucitura finita. Ecco, qua c'è la spalla, il collo e la manica attaccata. Vedete? Quindi sostanzialmente il maglioncino è quasi pronto. Cosa bisogna fare poi come ultimo passaggio, a parte fare l'altra parte che poi la farò e poi vi farò vedere il risultato finito? Da fare c'è l'attaccatura dei bottoni. Come mi regolo per i bottoni? A parte che potrei mettermi proprio con i due pezzi uno sull'altro e fissarli, però se vi ricordate abbiamo fatto la prima asola dopo 2 giri, l'altra dopo 14, l'altra dopo 14, dopo 26, quindi basta contare qua le righe e fissare i bottoncini, quindi la parte dei buchini del bottoncino laddove c'è la corrispondenza del numero di giri in cui ho fatto l'asola, e quindi così semplicemente si tratta di attaccare dei bottoni, quindi li attaccheremo e prendete i bottoni, mi raccomando, in modo che possano passarci comodamente ma non troppo, perché poi il pezzo si può aprire. Ricordate inoltre che viene indossato da un bambino, quindi il bambino si muove molto, se il bottoncino fosse troppo piccolo lascerebbe la possibilità di slacciarsi, invece se lo prendete della misura adeguata passa facilmente ma non si apre facilmente. Quindi io con questo direi che ho finito. Adesso stacco la telecamera, finisco di cucire il tutto e poi ci rivediamo per l'effetto finale. Ed ecco il maglioncino terminato. Quindi io ho cucito l'altra manica, vedete? Poi ho messo i bottoncini,
Ah, ecco, una cosa che non vi ho fatto vedere, quando io sono arrivata alla metà del collo, che avevo fatto la rifinitura, ovviamente dall'altra parte ho fatto la stessa cosa, ma poi ho unito le due parti insieme, ovviamente perché erano separate da una parte e dall'altra, quindi fatelo anche voi e continuate la cucitura così come avevate fatto per il resto, cercando di prendere, perché siccome sono tutti e due punti di chiusura, cercate di prendere i punti corrispondenti. Ecco, il mio maglioncino è finito, e è un maglioncino in cotone e bambù, come vi dicevo, scusate, in acrilico e bambù, come vi dicevo, adattissimo per, diciamo, le prossime settimane. E questa è una taglia 2-3 anni, è anche abbastanza elastico, quindi diciamo potete utilizzarlo anche sì, fino a 3 anni tranquillamente. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto, come vedete è un progetto semplicissimo, con le dovute proporzioni potete adattarlo anche ad altre taglie se avete bisogno di suggerimenti, comunque di confrontarvi per quanto riguarda eventuali aumenti da fare, non avete che da chiedere, o qui sul video, quindi sotto il video nei commenti, oppure nella pagina Facebook Il Cestino dei Tesori Maglia Uncinetto, o nel gruppo esso collegato che si chiama I Tesori nel Cestino Maglia e Uncinetto. Io vi auguro buon lavoro, buon divertimento e vi aspetto qui sul canale per i prossimi tutorial, per i prossimi progetti. Se non l'avete ancora fatto vi invito a iscrivervi, così sarete sicuri di non perdervi nulla. Vi ringrazio ancora e vi auguro buon divertimento.